Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Sono qui con questi bracciali per realizzare insieme con voi. Dimostro i materiali che occorrono per realizzare questi bracciali e poi iniziamo con il tutorial. Bene, per realizzare questi bracciali occorrerà una pellet da 6 mm, pelle di vetro cecca da 6 mm, pelle da 4 mm, Super Duo o Beds, occorrerà bicono da 3 mm, occorrerà nostro Miyuki da 11,0, dalla 15,0 e poi la chiusura per la bracciale. Beh, iniziamo con il tutorial. Ecco, come vedete infilata sul mio pelle filo una pelle da 6 mm e 7 rocal 11,0. Ora ripasso da dietro in questa pelle e rientro anche nella 7 rocal 11,0. Quindi tiriamo il filo. Beh, rientro in anche questa pelle roca per poter chiudere la lavorazione. Ecco, ora dobbiamo chiudere la lavorazione. Ok, chiuso la lavorazione, come vedete sono rientrata a uscire dalla pelle da 6 mm. Ora infiliamo su ago a seguente pelline. Partiamo a inserire un Obit, Super Duo, Rocal Miyuki, Super Duo, Obit, la pelle da 6 mm e di nuovo la Obit, Super Duo, Rocal, Super Duo e Obit. Ora andremo e inseriamo da dietro da questa pelle. Bene, per ben tenere dovete ripassare nella lavorazione, poi uscire da questa Obit. Ok, come vedete ripassate e uscendo dalla Obit che si trova vicino a pelle che trova in alto. Ora inseriamo su ago 2 roca, un 15,0, un bicono e 2 roca al 15,0. Quindi andiamo a inserire nell'altra parte nel nostro Obit, quindi entriamo anche nella rocca. Io inizio a tirare il filo e esco ancora nella Obit. Bene, ora infilo di nuovo 2 roccare 15,0 e vado ad inserire al centro nella bicono. Quindi tiro il filo così. Andremo a inserire di nuovo 2 roccare 15,0 e vado ora a inserirmi a questa parte, sempre nella Obit, nella rocca. Vabbè. Ops, scusate. Ok, inserite come vedete la rocca che trova in mezzo alla nostra lavorazione tra pelle.
però riportato a uscire dalla pelle da 6 mm, quindi inseriamo di nuovo la seguente perline, Obit, Superduo, rocca Superduo Obit, pelle da 6 mm e di nuovo la Obit Superduo Rocca 11.0 Superduo e Obit. E di nuovo rientro da dietro per inserirmi nella pelle. Ecco, così ripassiamo di nuovo nella lavorazione perché deve essere ben tenuta. Quindi andiamo e ripassiamo nella lavorazione e poi usciamo di nuovo in alto della pelle, della Obit, vicino alla pelle. Bene, ripassata nella lavorazione, come vedete è risalita su nella uscire dalla Obit. Allora inseriamo di nuovo la nostra spallina di 2 rocca, un bicono e 2 rocca delle 15.0. Quindi come prima inizio a inserirmi nell'altra parte della Obit. Inseriamo nell'altra parte dell'Obit. Quindi poi tiriamo il filo, ecco, quindi risalgo uscire nell'altra parte della nostra Obit. Bene, uscendo dall'altra parte dell'Obit inseriamo 2 15.0 e andiamo a inserire nel nostro bicono centrale. Bene, quindi altre 2 15.0 andiamo a inserire, vedete, in basso, a fronte, nella Obit. Ecco, quindi andiamo a risalire per uscire di nuovo dalla pelle da 6 mm. Ecco. Quindi qui per andare avanti ricominciamo a inserire le seguenti perline e quindi inseriamo di nuovo le seguenti perline a Obit Super 2 Rocca Super 2 Obit per le Obet Super 2 Rocca Obet e Obet, cioè Super 2 Obet. E quindi come prima ripassiamo da dietro della pelle da 6 mm. Ecco, quindi ripassiamo nella lavorazione. Ed ecco, ripassata nella lavorazione e uscendo dalla Hobbit, ecco, ricominciamo di nuovo con 2 rocca 15.0 con la bicono e 2 rocca 15.0 e come prima altre inseriamo nell'altra parte nella nostro Hobbit. Ecco, quindi risaliamo con l'ago per uscire nella Hobbit che si trova in alto. Eccoci, quindi inserisco 2 rocca 15.0 e vado a inserirmi nella bicono. Inseriamo ancora 2 15.0 su ago e andremo a inserire nell'altra parte della Hobbit.
ecco. E ora dobbiamo risalire e uscire di nuovo dalla pelle. Ok, come vedete questa lunghezza va avanti finché non abbiamo completato una lunghezza per il nostro braccio. Per consiglio io ho fatto due misure, esempio qui ho utilizzato 19 pellet, qui ho utilizzato 19 pellet e qui invece 17. Quindi dovete andare avanti finché non avete completato una lunghezza in questa segmente. Ok, come vedete sono andata avanti con la lunghezza del nostro bracciale. Io non completo per la lunghezza che non vorrei perdere tempo, quindi ho fatto un po' allungamento per poter farla vedere i passaggi successivi. Bene, una volta che avete completato la lunghezza del vostro bracciale e uscendo la ultima pellet che avete inserito, dobbiamo andare a inserire 7 rocca 11,0 su lago e andremo a inserire da dietro della pelle. Ok, ora dobbiamo rientrare nella rocca perché dobbiamo rafforzarla per i passaggi successivi che dobbiamo fare, perché se non ho ripassato, vedete, rimane il filo senza attaccare bene con la pelle. Ecco, così, vedete, se ripassate attacca bene la rocca vicino alla vostra pelle. Quindi ancora risalgo nella rocca, però risalgo fino solo qui e lascio uno senza risalire, bene? Vedete? Questa lascio senza rientrare. Bene, uscendo da qua inseriamo 3 rocca 11,0, inseriamo 3 rocca 11,0 e andremo a inserire in alto foro della nostro super duo. Ecco. Quindi saliamo nell'altro foro del Super Duo. Uscendo in alto della Super Duo andremo a inserire una pellet da 4 mm. Scusate la sfuma, ecco. Una pelle da 4 mm andremo a inserire nell'altra Super Duo. Ecco. Mentre qui a questo spazzettino andremo a inserire un 15,0. Un altro inserimi un 15,0. Quindi continuo con la pelle da 4 mm. Quindi inseriamo di nuovo una pelle da 4 mm. Andremo a inserire nella Super Duo successiva un 15,0 e vado a inserirmi sempre in alto foro della nostra Super Duo e questa va avanti finché non abbiamo inserito il nostro pellino in tutto giro, cioè in tutto giro a questa parte. Vado avanti 15, pelle, 15, diciamo, attenzione di non castrare i nostri fili, bene, vedete? Ora andiamo avanti a inserire le nostre pelline.
Ecco, una volta che avete inserito l'altra parte la lunghezza, uscite dalla Superduo, inserite 3 rocca 11,0 e come prima dovete saltare la prima rocca e andare a inserire direttamente nella seconda rocca. Quindi ancora inseriamo in altre due. E vedete rimane uno senza inserirsi, quindi andiamo a inserire 3 rocca 11,0, andremo a inserire un altro fuori della Superduo. Ecco, ora che abbiamo inserito anche questa rocca dobbiamo andare a completare, inserire la perlina anche in questo lato come abbiamo fatto in questo lato, quindi andiamo a completare ora in questo lato. Ok, inserita anche l'altra parte la mia perle è la 15,0 e uscendo di nuovo in alto dalla Superduo e anche qua andremo a inserire 3 rocca 11,0 e saltiamo la prima rocca della 11 e andremo direttamente a inserirsi nella seconda. Ecco, quindi iniziamo a ripassare nella lavorazione. Vedete? Ora non rimane altro che voi ripassate nella lavorazione laterale. Una volta che avete ripassata nella lavorazione laterale, che io adesso non lo farò, il vostro bracciale è terminato, quindi dopo potete inserire, come vedete qui, inserito l'anello nella gancetto e la vostra chiusura. Spero che il tutto era chiaro e realizzato in tanti perché comunque veramente esce un bracciale molto carino, non è così larga, è bello dai, a me piace, vedete. Bene, vi saluto e ci vediamo prestissimo con un nuovo tutorial. Ciao!